Ciao e benvenuto a questo 25esimo video podcast. Io mi chiamo Caruso Colzi e oggi sarò la tua voce che ti accompagna all'interno di questo viaggio, all'interno della ricerca di se stessi. Ecco, questo è proprio il titolo che vorrei dare a questo 25esimo VPC, la ricerca di se stessi. E a proposito di VPC, sappi che nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube trovi tutti gli altri 24 video podcast che ho fino adesso fatto, quindi li trovi fra le playlist del mio canale. Il tema di oggi è un tema stratrattato, nel senso che tutti quanti hanno la loro opinione, perché quando si parla di ricercare il se stessi si scende nel chi siamo, nel perché siamo qui, e quindi chiaramente sono millenni che l'essere umano dibatte riguardo questi temi e ci sono tradizioni mistiche, religioni, filosofie, atteggiamenti, modi di vivere, idee, pensieri che a mio avviso ruotano intorno alla ricerca di chi siamo realmente. Non voglio dire che ci sia qualcuno più o meno interessante, diciamo che tutto quello che è stato detto fino a qui è molto interessante. Chiaramente l'uomo è cresciuto, si è evoluto negli anni, nei secoli, ed è facile comprendere come all'inizio dei tempi il chi siamo assumeva una dimensione molto diversa rispetto a quello che noi pensiamo di essere attualmente, oggi, nel 2022. E allora le domande: chi sono io e perché sono qui? Quindi cos'è questo io di cui si parla? Alcune tradizioni, alcune discipline o scuole di pensiero lo chiamano ego, l'io, ok? E perché sono qui? Cosa ci sono venuto a fare? Qual è la direzione della mia vita? Qual è la motivazione per cui io sono qui? Queste due domande sono ricorrenti nelle persone che, un po' come me, insomma, hanno voglia di scoprire, di scoprirsi, di comprendere sempre di più e sono all'interno della crescita personale proprio come sviluppo dall'interno verso l'esterno e manifestano per il bene anche di tutti gli altri. Una delle risposte al chi sono io potrebbe essere che sei il divenire e sei in divenire. Sei contemporaneamente il divenire e sei in divenire. Questo tipo di risposta chiaramente porta con sé tutta la discussione sull'essere attraverso il fare. Quindi sei ciò che fai. Oggettivizzando se stessi e piegandosi al fare, possiamo cominciare a percepire l'essere. E beh, ci sono diverse discipline che hanno utilizzato questo modello di pensiero. A tutt'oggi può essere molto interessante e può essere molto utile anche. Chiaramente, se una persona dice io sono generoso e poi invece negli atti, nei fatti è avaro, un conto è dire, un conto è fare. C'è tutta la scuola psicologica del comportamentismo, per esempio, che ritiene che una persona si possa inquadrare semplicemente attraverso ciò che fa e quindi attraverso l'outcome, cioè il comportamento finale. Questa è una delle cose che vengono utilizzate anche molto nel web, per esempio come fanno a sapere le persone che progettano un sito se quel sito funziona o meno. Insomma, se tu clicchi per acquistare, se tu leggi quella pagina, quindi agisci, allora loro hanno un feedback
vero, proprio, tangibile, percettibile, per cui cominciano a inquadrare tu chi sei, tu che cosa vuoi, quanto tempo di attesa ci hai messo prima di cliccare, oppure è stata una cosa velocissima. Insomma, ci sono tantissimi modi per studiare il comportamento dell'essere umano. Ma la mia domanda a questo punto è: ok, tu sei ciò che fai e quindi è impossibile non fare niente? Qui in italiano purtroppo noi lo diciamo così, con una doppia negazione, con il non e il niente, cioè non fare e niente. Dovremmo dire: è possibile fare niente, quindi è possibile non fare? Qui entriamo un po' nel primo assioma della comunicazione, che ci dice che non si può non comunicare, o se ti piace, senza la doppia negazione, è impossibile non comunicare. Perché l'interpretazione che noi diamo della persona di fronte a noi comunque è un'interpretazione e passa attraverso i nostri filtri, cioè le nostre percezioni, in qualche modo. Quindi anche l'atto compiuto, il comportamento, non è detto che sia determinante, come magari dicevano all'epoca i comportamentisti. Questo non toglie niente a tutta la ricerca che è stata fatta anche sul condizionamento operante, insomma è ancora tutto valido. Però per quanto riguarda la risposta della ricerca di se stessi e quindi il chi sono io e perché sono qui, non è detto che l'azione sia determinante per questo tipo di risposte. Perché per esempio una persona che sta pensando in realtà non sta facendo nulla esternamente che può essere percepito da qualcun altro, ma può avere dei valori, delle emozioni, dei sentimenti, dei pensieri che sono non percettibili dagli altri se non attraverso il comportamento che è il fare. Ma allora cominciate a concepire questo limite. Tu non sei ciò che fai, tu sei a monte ciò che sei. Bene, entriamo in un altro modello di pensiero, cioè sei ciò che sei, sempre stato e sarai. Sei ciò che sei sempre stato, sei ciò che sei e sarai sempre e per sempre. Questo è un tipo di modello di pensiero almeno a prima vista molto distante rispetto a quello precedente che abbiamo trattato. E ora, prima di addentrarmi in questo pensiero particolare, che è molto interessante, voglio dire che avevo promesso a Madian, uno dei partecipanti, dei membri del GIN. Se non sai che cos'è il GIN, è Gruppo Ipnosi Naturale. Trovi spiegazioni sul mio sito www.carusocolzi.com, ma insomma se digiti Gruppo Ipnosi Naturale troverai che per più di un anno siamo stati insieme con un gruppo. Ogni mese facevamo incontri, lezioni, webinar e insomma puoi entrare anche tu a far parte del GIN e imparerai tantissime cose. Se ti piacciono questi webinar, se ti piacciono questi video podcast, perdonami, di sicuro ti piaceranno i webinar che ho fatto durante quell'anno. Sono tutti webinar che vanno oltre le 2 ore, ci sono tante spiegazioni, tecniche, strategie. Insomma, se ti piace la crescita personale, lì ti spiego delle cose che è impossibile che tu trovi e che è impossibile che tu trovi con quel tipo di taglio. Quindi con pochi spiccioli puoi entrare a far parte della comunità, dei membri del gruppo Ipnosi Naturale e vedrai che insomma crescerai tantissimo.
Detto questo, e avevo promesso a Marian di fare un webinar tutto quanto sulla filosofia dell'Advaita Vedanta, purtroppo quest'anno non ce l'ho fatta, spero di riuscire a farlo il prossimo anno, nel 2023, ma insomma sono una persona che quando dice qualcosa lo ritiene una promessa. Questa volta non ce l'ho fatta e quindi insomma mi prendo questo attimo di tempo per dire a Marian: scusami, ma veramente nel 2022 ho così tante cose che non ce la farò. Ma ecco, perché sto dicendo questo e perché sto parlando di Advaita Vedanta? Perché nella filosofia dell'Advaita Vedanta, cioè nell'ultimo ritrovato dei Veda, si parla già dell'essere e si ha un atteggiamento riguardo la ricerca di se stessi molto più incentrato al pensiero che noi siamo già quella cosa che stiamo cercando. Infatti in sanscrito c'è una famosissima frase che dice Tat Twam Asi, che significa tu sei già quello. Sei già quello che stai cercando, lo sei già, ok? Il problema è che c'è tutto un percorso da fare e è come dire che tu sei già quella cosa che andrai ad esperire e nel momento in cui ne farai esperienza ti ricorderai di essere quella cosa lì. Non a caso Platone, e ora cito proprio Platone, diceva: conoscere è ricordare. Lui lo diceva per altri motivi, per il discorso dell'anima che ricorda quello che c'è nell'iperurano, ma noi invece adesso attingiamo un po' a questa frase perché è importante. Conoscere è ricordare. Percepire ciò che percepisci è attingere a già ciò che sei. Quindi c'è un po' una sorta di inevitabile, l'inevitabilità dell'essere. E qual è la prima caratteristica dell'essere? È l'esistenza stessa. Quindi il fatto di esistere ti rende un essere e quest'essere è l'oggetto della ricerca che andrai a fare qui in questa esperienza che noi chiamiamo vita. Beh, sto riassumendo millenni di storia e di filosofia, ok? Se vogliamo vederla dopo Adi Shankaracharya, insomma, sto riassumendo diversi secoli di storia. Quindi, per i più addentro alla materia, vi chiedo scusa se non sono abbastanza preciso, ma cercate di capire che in questo video podcast voglio dare delle linee guida. Quindi, fino adesso abbiamo detto che c'è una corrente di pensiero che dice sei il divenire, sei in divenire, e questo sei passa attraverso il fare. Tu sei ciò che fai. L'altra corrente di pensiero, la seconda che abbiamo visto, è sei ciò che sei sempre stato e sarai. Tattwamasi, tu sei già quello. E poi c'è una terza modalità di vedere questo tipo di percorsi. Tu è vero che sei ciò che sei, già a monte lo sei quell'essere che incarna il corpo. Io sono l'essere che incarna il corpo che ti sta parlando. Ok, che rende vivo questo ammasso di cellule, ciccia, flesh and bones, dicono gli inglesi, gli anglofoni, no? Carne ed ossa. E così sono quell'essere, ma come posso percepire l'essere? Come posso conoscere l'essere? Come posso sapere riguardo quell'essere? Attraverso la consapevolezza. E come faccio ad espandere la mia consapevolezza? Semplice, molto semplice, attraverso delle esperienze. Quindi tutti noi attraversiamo delle esperienze, queste esperienze ci restituiscono un senso di sapere, di conoscere, di consapevolezza, e attraverso questa consapevolezza mi avvicino sempre di più all'origine del chi sono. Queste due parole, chi sono o chi sono io,
sono state frutto di miliardi di ore di meditazione da parte di yogi, filosofi, letterati, studiosi. Se provi a chiudere gli occhi un po' tutti i giorni e a chiedere a te stesso: chi sono io? Chi sono io? E scendi dentro il significato che tu dai a quelle parole, ti posso garantire che cominci ad esplorare delle aree di te che nella vita quotidiana, nel tram tram della vita occidentale, usualmente non esploriamo. Ed è già un buon inizio per quello che si chiama appunto la ricerca di se stessi. Quindi cerchiamo di solidificare questa terza parte. Sei ciò che sei, è vero, ma lo sai attraverso la consapevolezza che passa attraverso le esperienze. Una frase interessante potrebbe essere: puoi solo vedere nel limite della tua vista. Puoi solo vedere nel limite della tua vista. Sai che la nostra vista è limitata. Ok? È limitata per definizione, è limitata per rate, è limitata per colori, per quantità di luce che possiamo assorbire. Insomma, ogni percezione nostra è limitata e noi possiamo percepire solo all'interno del limite della nostra percezione. Quindi espandere quei limiti significa farne esperienza, significa prendere consapevolezza, significa un po' una parola che non mi piace tanto, chi mi conosce sa che la evito come la peste, però significa trascendere un certo tipo di piano che è solo solido. Vi ricordo che il termine psicologia, scusate se faccio un salto di palo in frasca ma c'è connessione, vi ricordo che il termine psicologia, psico da psiche, cioè dovrebbe essere la logia, cioè la scienza dell'anima, la scienza dell'essere. Nasce da lì tutto quanto, poi lasciate stare che si è associata alla scienza, ha bisogno di numeri, ha bisogno di statistiche, ha bisogno di esperimenti, perché adesso il nostro cervello è stato condizionato alla necessità di avere un certo tipo di risposte tecniche. Ma prima non era così, prima di se stessi se ne faceva un'esperienza davvero molto mistica, molto filosofica, di presa di consapevolezza. Una cosa, a mio avviso, non dovrebbe escludere l'altra, e tutte e due dovrebbero essere messe insieme. Però ecco, il concetto dell'espansione della consapevolezza è un concetto a me caro, e per tanti anni alcuni colleghi mi hanno preso in giro perché mi dicevano: Caruso, ma tu non puoi vendere la consapevolezza, le persone non gliene frega niente della consapevolezza, le persone vogliono scopare di più, avere più soldi, avere più potere, avere una macchina più grande, avere una casa più grande, andare in vacanza, cose tangibili. No, signori, non è così. Tutte queste cose che ho menzionato hanno una decorrenza nel senso della felicità e della soddisfazione veramente minimo. Ci sono degli studi, fra l'altro, al riguardo su questo. I veri valori che sorreggono l'esistenza umana, il ne vale la candela per certe cose, non ha a che fare con gli oggetti, con la saturazione di oggetti nella nostra casa o con la saturazione di soldi all'interno di un conto corrente. E sono sicuro che qualcuno di voi dirà: sì, però tu intanto dammi i soldi e poi dopo ti faccio vedere io quanto felice sono. Ne ho conosciute tante di persone così, hanno vissuto una vita misera. Quando da ragazzino sono andato in Africa ho visto negli occhi di bambini una gioia che io non avevo mai visto, benché fossero in parte malnutriti, un po' sporchi e lasciati a se stessi. Non è attraverso la materialità che ricercheremo noi stessi. Ed ecco lì un po' il limite tra il fare e l'essere,
tra l'essere e l'avere, tra la volontà di manifestare se stesso e la paura di questo condizionamento e del giudizio altrui. Ecco, io oggi mi fermo qua. Spero di avervi dato degli spunti di riflessione che vi abbiano aperto un po' di porte. Mi piacerebbe tantissimo che mi scriveste sotto dei commenti. Davvero adoro quando mi scrivete quei commenti particolari, per cui rimango lì un po' e mi soffermo a riflettere, ok? C'è qualcuno di voi che mi ha scritto davvero dei messaggi bellissimi e vi ringrazio per tanti dei complimenti che mi avete fatto. Lo apprezzo moltissimo, mi dà modo di continuare a fare quello che faccio. Spero che apprezziate questi video podcast e spero anche di avere il tempo di farne sempre di più. Vi ricordo che potete iscrivermi al mio canale, a voi non costa niente e a me dà modo di divulgare sempre di più. E non mi resta altro che augurarvi una splendida serata. Da Caruso Colzi è tutto. A presto!